Sorella, sei pronta? Fermi tutti. Le cose non sono sempre semplici come sembrano. Vi spiego. Questa è mia sorella e questo sono io. Ma questo video non è sull'unione di una già splendida famiglia, ma sul percorso che ha portato la mia compagna di mille avventure da compagna di mille avventure ad auto da matrimonio. È raggiunto anche il suo momento di gloria, ma non certo grazie solo a me, che se non era per la fatidica data, non so quando avrei iniziato veramente a farla. Non ci resta che iniziare. Questo è il meccanismo dell'apertura dello sportellino della reazione esterna e devo dire che è incredibile, ha quasi qualcosa di mistico visto che riesce a funzionare essendo così poco niente. Adesso ho smontato il grosso della macchina, proprio le cose principali, le cose essenziali per capire un po' dove si è infiltrata la ruggine e si è infiltrata bene, si è infiltrata molto bene. Qualche segno, qua è stato il camion della nettezza urbana. Mi ha sfiorato perché Cavalli è fatto di carta velina fina, per cui si è sbugnato, ma anche direi che tutte le porte sono bisognose di cure. Dovrò togliere il parabrezza perché c'è della ruggine sotto e mi entra acqua, per cui sicuramente ci sarà qualche buchetto. Togliere questo perché come avete visto dentro c'è la ruggine e poi c'è il disastro, è già passante, per cui sarà da fare tutta una bella pezza. Tutta questa zona qua in passato hanno messo il portapacchi e hanno rovinato tutto quanto qua. Alcuni morsi del portapacchi, qualche crepettina. Sicuramente troverò altra ruggine di sicuro, perché tolgo i parafanghi, tolgo le porte, tolgo il muso, per cui ci sarà da fare. Questo è Marco, è un amico che si è prestato a darmi una mano. A che punto siamo? Questo. Siamo a buon punto, almeno dello smontaggio, e così abbiamo visto tutti i delirio di cose da fare. Tolto il parabrezza, bruttissima sorpresa. Il giro parabrezza è veramente messo male. La ruggine si è mangiata completamente tutta questa acqua. Qua messo in modo disastroso. Non posso certo far finta di niente e abbiamo
già iniziato a fare qualche piccolo lavoretto. Mi è sempre divertito un sacco fare questi parafanghi tondi che bisogna dare una linea tutta omogenea, liscia, senza spigoli. È soddisfacente quando si riesce. Eccoci qua. Dai, bello, non si riesce a trasmettere quanto bello è una cosa così tonda. Sì, si potrebbe fare l'esempio, però è fantastica, bellissima. Adesso ci do un fondo provvisorio perché rimane all'aperto la macchina per evitare che l'umidità intacchi tutto. Notando che era un parafango già un po' martoriato e va bene. Parafango a posto. Questa qui è la situazione, niente di che, non c'è luce ma qui anche fa cagare qua dentro, ma soprattutto arrivati a questo punto direi che è il momento di right, yes, definitely yes, 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 right, yes, definitely yes. Una volta rifinito questo qui si dà il fondo normale, quello a 2 componenti. Sembra buono. Farò vedere un vetro. Si prendono questi attrezzi speciali, specifici, creati apposta per togliere i vetri dei 2 cavalli e poi vengono anche usati per altri scopi, tipo non so, mescolare il caffè, darci fuoco da sotto, insomma. Comunque sono stati inventati per togliere questi vetri qua. Procediamo. Ecco fatto. Le guarnizioni sono ancora morbide. Chissà chi è che ha inventato le levette cavavetri a forma di cucchiaino da caffè. Una cosa molto importante è quando si entra da non assolutamente graffiare qua, perché poi potrebbe esserci un principio di ruggine, per cui sia qua che qua quando si fa scavallare bisogna fare attenzione a non graffiare. Ho iniziato questo lavoro non
pensavo assolutamente che era così difficoltoso e di trovare questa porcheria. Il resto della macchina ci sta dentro, ma qua veramente pazzesco. Non disperiamoci, per fortuna non ci resta che iniziare. Per l'occasione, visto che c'è un casino da fare, ho deciso che mi farò in due. Adesso devo pensare un attimino a cosa fare e poi dopo inizio. Bene, iniziamo. Right, yes, definitely yes, right, yes, definitely yes. Right, yes, definitely yes, right, yes, definitely yes, right, yes, definitely yes, right, yes, definitely yes, right. In teoria avrei dovuto fare prima questa roba, rispetto alla carrozzeria, ma ovviamente non avendo a disposizione il ricambio non potevo certo farlo. Ma adesso il ricambio c'è. È la prima volta che faccio una cosa del genere. L'ho visto fare un sacco di volte in carrozzeria, ai tempi quando ho lavorato per una ventella di anni in carrozzeria, ma ho avuto sempre dei buoni maestri di lavoro. Speriamo di farlo bene. Incrociamo le dita, mettiamoci tutto l'impegno e partiamo. Un'altra cosa abbastanza difficile da fare, quello di tagliare qua, lasciando lo spessore in su e in giù della lama, per poi inserire questo qua perfettamente nella sua sede, in modo che il parabrezza si può montare senza problemi, perché se questo è troppo in su e troppo in giù, il parabrezza non va più bene. Iniziamo. Poi bisogna dire che hanno risparmiato anche sulle saldature su queste macchine. Allora, ci siamo, abbastanza in linea, ovviamente queste poi spariranno, verrà saldato. Qua siamo in linea con le lamiere, qui siamo molto vicini alla giusta linea, che adesso una giustatina. Sono contento, non resta che fare la pezzata là sotto e poi
dovremo togliere il parafango. Ecco fatto, adesso tutto pronto, perfettamente allineato, pronto per essere saldato il nuovo pezzo. All'interno calza anche abbastanza bene e anche questo piccolo passo è stato fatto. Adesso devo montare un po' di pezzi perché dovrò andare a saldare queste cose qua. Queste cose che non ci sono devo andare a saldarle. Adesso allora iniziamo. E adesso monto provvisoriamente l'impianto elettrico anche. L'impianto elettrico dei 2 cavalli, ma per facilitarmi la cosa non attaccherò la luce della retromarcia. Siamo pronti a un giro, non so se andare con o senza parabrezza, a questo dubbio ancora, e domani si va in giro un po' così. Adesso preparazione attrezzi in modo che sarò rapido e indolore, e la serratura delle porte. Ma la data del matrimonio si avvicina, per cui non c'è da scherzare. Che dite, da un po' nell'occhio questa cinghia gialla che passa davanti al parabrezza? Speriamo di no. Bene, domattina operazione saldatura. E abbiamo tutto, estintore, attrezzi, tutto quello che serve, cavalletto, 2 cavalli.
qua, così si presenta la sostituzione. Ancora una piccola rifinita qui con una fresettina, qua e qua, e qua ci siamo. Bene, anche qua una piccola rifinita e poi antiruggine, stucco ovviamente, poco, anche perché pesa, 2 cavalli lo sente il peso. Right, yes, definitely yes, 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 right, yes, definitely yes. Adesso siamo messi così, tutto bene imbrattato di antiruggine, non resta che aspettare che si asciughi tutto, intanto ce n'ho da fare. Andiamo avanti. Move it right and move it left, right, yes, definitely yes, right, yes, definitely yes, right, yes, definitely yes, move it right and move it left. Ecco qua, allora, ogni fine lavoro do questo prodotto che isola completamente in modo che anche le parti di metallo scoperte non vengano più intaccate neanche dall'umidità che c'è nell'aria, ma appena finito subito track, coperte, da non lasciare, mi raccomando, se fate questi lavori non lasciate mai scoperto il metallo una volta lavorato. Come prima sensazione non male. Ricordate che prima di tutto per fare bene questi lavori ci vuole pazienza, olio di gomito e tanta pazienza. Scusate ma devo proseguire. Ecco, questa qui era la Terrogna, tutto quanto sigillato, tutto quanto pareggiato per bene, già antirombato. L'importante è che sia tutto isolato in modo che non ci potrà essere più nessuna possibilità che l'acqua si infila qua dentro o da altre parti, qua intorno, tutto bello sigillato. Speriamo che questa cura li faccia bene. Continuiamo. A volte ancora io sono senza parole quanto leggera è sta macchina. Adesso daremo un fondo per fissare tutto. Da lì in poi sarà solamente una carteggiata e verniciata. Diamoci da fare. Allora, abbiamo dato il fondo a 2 componenti a tutta quanta la superficie interessata. Si presentano domani, si carteggia. Weekend e serate dopo lavoro incominciano a scarseggiare e sono ancora in alto mare. Buongiorno, domenica mattina, ieri sera fino a mezzanotte e mezzo per dare sul fondo e oggi si liscia il fondo. Queste macchiette sono per identificare esattamente dove si andrà a lisciare. Nel momento in cui sparisce la parte scura vuol dire che è stato tutto spianato, chiamata comunemente spia. Iniziamo, adesso non so da dove perché c'è tanto da fare, forse faccio prima i pezzi. Iniziamo. Right, yes, definitely yes, 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 right, yes, definitely yes. Io ho dato la spia,
plastica, vengono fuori tutte queste cosettine che sono tutte le sporgenze in fuori che io devo andare a uniformare completamente. Prosegue. Yes, definitely yes, right. Yes, definitely yes, right. Yes, definitely yes. Move it right and move it left. Carteggiare ben caldo. Bene, adesso riporterò tutti questi pezzi in una condizione praticamente pronta per essere verniciate. Dopo ci sarà da fare un giro così e andare in carrozzeria. Andiamo avanti, che il sole mangia le ore, che l'è già andata via, però il sole mangia le ore. Domani è il grande giorno, macchina pronta per viaggiare, giustamente con le dovute precauzioni. Qua probabilmente lo terrò solo col braccio. Bene, pronta per andare fino in carrozzeria. Non ci manca che aspettare le prime luci dell'alba e poi si va. Adesso tutto tranquillo. Arrivati, pronti per operare. Allora, adesso mettiamo dentro i 2 cavalli, togliamo subito lo scotch prima che lasci del segno sul fondo, ci si prende un bel caffè e dopo un veloce briefing con l'amico carrozziere si parte subito con i lavori che c'è da fare. Obiettivo: verniciare tutto in giornata. E ce la faremo?
bello. Sembra un mare mosso in tempesta. La pizza è pronta? La pizza è pronta? Al tavolo 4? Siamo 4, Maria. Parte adesso il grande Mauri, il saggio Mauri, si sta mettendo a verniciare la 2 cavalli. Me l'aveva proposto, ma è tanti anni che non vernicio. Lui è tanti anni che non vernicia 2 cavalli. Vai di seconda mano. A 50 per. Sì, se no potrebbe essere un pochino noiosa vista da fuori, anche se in realtà è la più delicata e la più difficile. Però il Mauri non sembrava comunque preoccupato. Fantastico. Comunque, aspettando l'essiccazione della vernice, ne abbiamo approfittato per far prendere qualche raggio di sole a questa bellissima Vespa. Bene, lasciamo che il sole scaldi le lamiere di questa fantastica Vespa e andiamo a vedere a che punto è il 2 cavalli e i pezzi già verniciati. È lui l'artista. Ma che capolavoro! Guarda che capolavoro! Meno male che non l'ho spruzzata io. Beh, tu cosa dici? 9? Perché le preparate da te, si vedono un po' che si lisci, vabbè che si è sbagliato. Però alla fine il risultato è 9. Bene, con questo per oggi è tutto.
Per verniciare bene un'auto moderna basta essere bravi. Invece per verniciare bene un 2 cavalli bisogna essere anche un po' artisti. E poi, oltre che essere bravi, artisti, se è pure alti, ancora meglio. Ciao ragazzotti! Viene montato il minimo indispensabile, si ritorna a casa un po' al limite del regolamento, ma si torna a casa. Diciamo che fino a qua va tutto bene, la macchina sembra venuta bene, adesso non resta che fare un po' di benzina, prima che rimango a piedi, e andare a casa a rimontare tutto. Eccoci qua alle operazioni di rimontaggio della macchina. Dopo l'eccezionale lavoro di Mauri, bello, mi piace un casino. Andiamo avanti a rimontare tutto. Right, yes, definitely yes, 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 right, yes. Adesso montiamo i vetri. Yes, definitely yes. Pelle di diluente nitro, si mette sullo straccio, abbondante, chiudetelo, e poi si pulisce bene la vecchia guarnizione in modo da tirare via ogni residuo del passato. Right, yes, definitely yes, right, yes, definitely yes. Move it right and move it left, right, yes, definitely yes, right. Poi si sbroglia il cavo Ethernet, poi si parte dalla parte più alta e si infila sul fondo il cavo in modo che sia ben appoggiato. E si monta. Poi si fa passare la guarnizione sopra il metallo appunto. Poi facendo molta attenzione a non graffiare, si tira fuori la guarnizione che non esce col filo. Bene, e avanti così. Questa qui è la situazione attuale del pezzo sistemato, no? Che devo dire è venuto proprio bene, assolutamente, sono soddisfatto. Comunque il problema adesso è che devo far passare questo gruppo di fili qua dentro per passare qua sotto che c'è un buco libero per poi far arrivare nel vano motore l'impianto, il complicatissimo impianto elettrico dei 2 cavalli.
Comunque adesso facciamo una cosa abbastanza semplice. Questi li blocchiamo così, in modo che non si sfilino. Primo tentativo senza nessun tipo di sonda. Per non saperne leggere né scrivere, gli do anche un po' di nastro isolante. È passato, e già che ci siamo, facciamo la nastratura. Oggi devo rimontare tutti questi particolari decisamente segnati dal tempo, ma per fortuna sono fatti di materiali molto nobili e dunque si possono sistemare. Semplice, teneremo a lucido. E anche altri pezzettini, insomma, che magari hanno bisogno di una ritoccatina, altre cose che bisogna sistemare dalla ruggine. Qua. Bene, e così si va avanti con il rimontaggio, che la data è sempre più vicina. Mi ero dimenticato di accendere la telecamera durante la lucidatura, peccato, vi siete persi un bel mazzo che mi sono fatto. Comunque, prima paglietta per tirare via tutte le cose brutte che ci sono sopra, e poi dopo si lucida con un po' di olio di gomito, pasta abrasiva possibilmente vecchia, pronti per essere montati. Un po' di pazienza. Il risultato finale, dai, non viene male, insomma, che a 33 anni si vede. Sembra un profilo gli dare al massimo 10 anni. Adesso dovrò lucidare anche questa. Allora andiamo avanti con il montaggio. Per mettere il profilo del parafango bisogna mollare il parafango. Mi raccomando, non provate a metterlo dentro senza mollare queste viti, se no si spugna. Alla fine si presenta così, dopo che dovrà ancora mettere i bulloncini in modo che possa chiudere bene la porta. Questo qui davanti lo monterò dopo aver insonorizzato per quanto si può insonorizzare un 2 cavalli. Qui ancora lasciamo tutto fermo. Adesso montiamo la mascherina, ma negli anni ho preso sempre un sacco di ricambi che adesso finalmente monterò. Ho fatto un po' l'accumulatore seriale di pezzi nuovi di ricambio, pezzi di impianto elettrico, cinture di sicurezza, blocca vetri, cinture anteriori, regolatore altezza pari, spruzzatore dei vetri e nuovo kit fissaggio della mascherina. Così eliminiamo tutte quelle vecchie viti arrugginite. Bene, montiamo. Ecco fatto la mascherinozza. Un altro pezzo, andiamo avanti. Che mi è avanzato questo bel foglio di antirombo, lo uso per insonorizzare e isolare un pochino questa lamiera praticamente nuda. Non penso serva molto, ma già che ci sono lo faccio, perché questo è l'inizio di un upgrade che voglio fare un po' in generale
a tutta la macchina. Cominciare lì. Adesso si monta il Montiamo. Sono dimenticato, devo montare prima lo sportellino. Questa era la prova del 9, molto bene. Allora, perché tutto questo fuoco, fiamme, scintille? Perché mi sono dimenticato di comprare queste mollette e allora per tirarle fuori bisogna tagliare e estrappolarle da qua dentro. Mancava solo che mi cadeva nel tombino. Nel tombino. Quel tombino. Andiamo avanti. Questa è la vecchia guarnizione del parabrezza che sì, volendo era ancora abbastanza utilizzabile, ma l'abbiamo presa nuova. Visto che è tutto bello, c'è stato, no? È come scarpe nuove con i lacci vecchi. Adesso c'è la prova del 9. Se ho fatto veramente bene il lavoro o ho fatto una cagata. Perché adesso monto il parabrezza, montiamo il parabrezza e se va su bene, se non va su meno bene. Un po' di silicone spray e si monta. Mamma mia, che paura! Bene, non devo rifare tutto. Oh, che contento che sono. Sì. Ecco, questo qua è il risultato. La guarnizione qua io ho tagliato qui, questo pezzo qui è completamente nuovo, questo anche, questo è il vecchio. E anche questo qua è tutto quanto il vecchio. Decisamente carino. Avanti con gli scavi. Adesso pulisco bene dentro, poi insonorizziamo così anche per il calore del motore all'esterno e un po' anche il rumore all'esterno. Magari migliora. Yeah. Ooh. Yeah. Goodness gracious. I don't say much to the fakers. They gon' see me later when shining like a laser. Everybody now feel like strangers. Ain't got much in common unless my family's getting paper. Wow. All that pretending, stop defending it. Primo fatto e sentite che differenza. Questo è quello originale. E questo invece è quello imbottito.
Andiamo avanti. Back to the spot, wanna feel like NASA. Probably had jet fuel in my pampers, but I can't find the answers. No, gotta find them answers, Soon as I saw this equation, we gon' take off like a spaceship. Show my people that we make it. Then I'm staying look like basements. Wow. I don't say much to the fakers. They gon' see me later when shining like a laser. Everybody now feel like strangers. Ain't got much in common unless my family's getting paper. Wow. All that pretending, stop defending it. I get tunnel vision when I'm handling my business. Wow. All that pretending ain't defending it. I must mind my business while handling my business. Adesso davanti con l'interno, che ce n'è di bisogno. But to us feel the pressure folder like a futon. Crushed up like a crouton. Need cheddar cheese like two-ton. To the power Honda. Feeling like split atom. I don't say much to the fakers. They gon' see me later when shining like a laser. Everybody now feel like strangers. Ain't got much in common unless my family's getting paper. Wow. All that pretending, stop defending it. I get tunnel vision when I'm handling my business. Wow. All that pretending ain't defending it. I must mind my business while handling my business. Ultima vite. Bene, anche questo pannello è fatto. Era anche l'ultimo. Pannelli fatti. Bene, allora adesso ce n'è un lato, la parte riflettente è verso l'apparatino motore, così non ho neanche dovuto incollarlo dappertutto perché mi fa un po' schifo sta colla e comunque si può togliere senza impazzire. Le ho dato un po' la forma in modo da lasciarlo un pochino più naturale qua dentro e non è ancora finito, però così è molto psicadelico, devo dire, molto. Oggi montiamo un autoradio portatile, in questo caso è una vecchissima GVC che suona da paura, ma la cosa più dolorosa è pizzicarsi, però in realtà la cosa più bella è che questa radio ha l'età del 2 cavalli, è dello stesso anno. Ovviamente monterò tutto quanto sotto fusibile in modo da avere tutto l'impianto audio o qualsiasi altra cosa aggiungo separato dall'impianto elettrico del 2 cavalli. Bene, finché mi lamento del dolore vado avanti. Ho rimontando i paraspruzzi e mi è venuta in mente una cosa: le rondelle hanno un senso, praticamente un lato della rondella è sempre smussato, uno invece è sempre più netto, non so se si riesce a vedere, questo è più netto e di qua invece è più tonda. Abbiamo le due, così si vede meglio la differenza, una è la parte tonda e una è la parte piatta. Quella piatta si mette sulla superficie, giustamente, questa è un po' più bellina, tipo qua.
reconnaissant, obéissant, compatissant. Le monde Lette parasole, contiamole. mode de vie universel, la mode de vie contractuelle, et nous oblige à vous copier, à nous griller pour pas choquer, nos idéaux médiatisés, nos idéaux sacralisés, nos idéaux fabriqués, nos idéaux... Qua lette parasole messe con specchietto. Biscotto fatto, radiomessa, supporto per la capottina montato, tappezzerie, anche qua, si vede la mazza ma c'è anche qua, buon punto. La data si avvicina ma penso che ce la farò, ce la posso fare. Ciao Manu. Ecco qua, una sobria moquette. Allora adesso montiamo i sedili, poi la panca posteriore. Questi sono i sedili dei 2 cavalli, si sono fatti con 2 tubi di ferro, un po' di elastici, un po' di tela, un po' di gomma a piuma e uno straccetto, che adesso si smonterà tutto quanto, si toglierà tutta questa roba qua e si mette tutto nuovo, anche se non sono scomodi così, no, li ho presi nuovi, devo metterli. Bene, al lavoro! Parte e tutta quanta modificata, è stato messo questo pezzo in più in modo che vengano protetti, diciamo, gli elastici e la parte sopra delle gomme a piuma non si rovina. Forse un po' più di corposità lo prende il sedile. Anche qui ho messo doppi elastici, anche qua, per sostenere un po' di più il sederon. Adesso si va di colla. Tutto bene? Sì. Stiamo ritagliando le tappezzerie dei sedili perché io ho i sedili con i poggiatesta e sono fatti diversi rispetto a quelli senza poggiatesta, per cui verrà tagliata via questa parte qua e unito insieme dalla maga della macchina da cucire. Bello. Il momento di mettere il tappo ai 2 cavalli. È diventato tutto così. Mettiamo un po' a fuoco. Dai, sono venuti bellini. Adesso monteremo la cappottina. Montiamo questa cappottina qui che ormai è proprio finita. Il resto invece si butta via. Nuova. Direttamente dalla Francia. Wow.
Procediamo. Abbiamo messo anche il portellone. Il sistema è molto simpatico. Praticamente la lamiera del portellone scorre nella lamiera inox, semplicissimo, ricciolo così, questo c'è il ricciolo dall'altra e la cosa funziona. Al limite del limite. Andiamo avanti. Questo è il calcetto per chiudere la cappotta quando si apre tutta. L'ultimo qua che devo cercarlo perché l'ho perso. Ecco qua, fanalino posteriore bucato. So bene come è successo, ma tralasciamo. Comunque, visto e considerato che era bucato, fanalini nuovi. Non erano brutti, ma erano bucati. Sistemazione 2 cavalli per portare mia sorella al suo matrimonio, fatto con 5 giorni di anticipo. Persuasive, the voodoo heart, you convince me I hello my love. But that aside, when you ask me why did heaven show its face on earth, you play piano in the dark, every note hit my heart. Yeah, you got me, yeah, you got me. I had a melody, but Bene, sorella, sei pronta? Sì. Che parte? No. La